Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi niente video DIY, ma andremo a scoprire che cosa ho e cosa colleziono nella mia cantina. Se volete scoprire un po' di cose curiose, un po' di cose vecchierelle, state a guardare. La parte più interessante forse della cantina è la panca, che come vedete non è più utilizzabile per il fatto che l'ho riempita di roba. La maggior parte di quello che vedete qui sopra sono cose comprate al mercatino dell'usato che qualcuno avrebbe buttato via. Allora, cominciamo con una certa quantità di conchiglie. La maggior parte in realtà ce l'ho in camera mia, che vanno da questa conchiglia gigante. Ovviamente quelle che ho in camera, per riuscire a viverci ancora, sono più piccole e stivate in una di quelle cornicette di legno senza il vetro. Quindi abbiamo ancora, naturalmente, altre conchiglie. Ho una cosa che non sapete ancora, ma forse sì, perché a volte le ho usate nei tutorial. Io amo le pietre, di qualsiasi forma, colore, dimensione. Io amo le pietre dure, comunque in minerali. Queste per esempio sono delle sfere di pietra che ho trovato, e siccome ho trovato che questo contenitore, ne ho comprato una quantità giusta perché facessero questo effetto. Questi sono dei minerali che ho collezionato nel tempo. Questi veramente ero molto piccola quando li ho comprati. Questo è un elefante in malachite. Questo elefante è curioso perché la malachite è una pietra dura come le altre e sostanzialmente viene classificata e pesata in carati, esattamente come tutte le altre pietre dure. Dunque questo è completamente di malachite e pesa circa mezzo chilo, quindi un botto di carati. E il bello è che su internet di questa dimensione, cioè 10 cm di elefante, l'ho tipo trovato a 200 euro, 180-200 euro, quando in realtà l'ho comprato a 1,50 euro. Quindi a volte nei mercatini non c'è solo roba usata, ma comunque ci sono cose di valore, se non per il materiale, per la fattura e il tempo che ci ha impiegato qualcuno anche solo a scolpire qualcosa, di qualsiasi fattura sia, di qualsiasi materiale sia. Ma al giorno d'oggi si dà poca importanza a come sono state fatte le cose e si guarda più al prezzo, che in realtà poi di quel che compriamo di moderno di solito è circa la metà o anche meno. Un'altra ossessione che ho è per gli insetti, e comunque gli insetti in resina. Questa mi era stata regalata da mio padre quando avevo una decina d'anni e mi aveva chiesto di una bancarella di scegliere quale mi piaceva di più, e io ho portato a casa questa, per poi negli anni trovarne delle altre che vi farò vedere dopo, sempre a sfera. Ovviamente amo tutto quello che è in vetro barra cristallo, perché i vetri sono bellissimi sinceramente, o comunque tutto quello che fa luce, quindi lampade ovviamente un po' più moderne, quindi hanno le compro di solito, gli rifaccio l'impianto elettrico in modo che sia nuovo e di non rischiare di fulminarsi o cose del genere. Amo ovviamente le lampade, quelle antiche, questa non l'ho mai accesa, e le vetrerie, per esempio questi sono dei porta gin, brandy, whisky e cose così. Ovviamente adoro gli oggetti in legno. Questo in realtà è cinesissimo, questo è dell'Ikea, l'omino è dell'Ikea, e questo è cinese e viene da AliExpress e in teoria dovrebbe anche funzionare, solo che a volte si inceppa il movimento, anche se gli ho dato un po' di cera e un po' di sapone
per oliare gli ingranaggi a qualche problema di attrito. Cornici, ne ho molte, una è anche qui. Queste sono dorate con il metodo, quello vecchio, come vedete era quello di mettere una pittura rossa sotto per poi andare ad applicare sopra la foglia oro, e sotto di solito erano fatte, vedete qui che è andato via una parte, erano fatte di gesso, quindi tutti i decori che vedete sulle vecchie cornici non erano in pasta di legno come adesso, ma erano semplicemente in gesso. Infatti è rarissimo trovarne di ben conservate. Poi ve ne farò vedere una che ha un decoro più complesso ed è anche molto ben conservata. Poi naturalmente il Natale è arrivato anche qui. Io qui sotto non faccio un albero di Natale, ma come vedete il Natale è arrivato lo stesso. Ah, sono dimenticata di accenderlo. Eccoci qua, anche delle piccole lucine. Naturalmente adoro le campane di vetro. Poi ve ne farò vedere altre due. E tutto quello che è vecchio e che mi ricorda le cose antiche o comunque la vecchia Inghilterra, e sono i bollitori. Ho questo che è blu e ne ho uno di più piccino in cucina, nella parte della cucina, rosso. Poi naturalmente riproduzioni storiche egizie oppure cinesi, micro bottiglie. Ah, questa è una bella storia. Queste bottiglie di solito vengono date a chi vola con la compagnia aerea olandese, e dentro c'è del gin, mi pare, o del ginepro, non mi ricordo più esattamente cosa fosse. Praticamente sono delle bottiglie, dentro c'è del liquore tipico olandese, e praticamente hanno un numero e sono da collezione e sono assolutamente adorabili e riproducono delle vere casette olandesi. Quindi se voi andate in Olanda potreste trovare questa bella casetta, perché sono riproduzioni di case realmente esistenti. Naturalmente questa è un'altra lampada, è una lampada di design credo degli anni 70, forse 80. Poi naturalmente io adoro le candele, ce n'è sempre qualcuna accesa, e questa è una candela che ho lasciato accesa sopra questa bottiglia che è bellissima del Gin Hendrix. Ho una collezione naturalmente di cose da bar, compresi questi cucchiaini, che in realtà questi arrivano da AliExpress, ma sono bellissimi, sono cucchiaini da Assenzio, ve li faccio vedere. Questi sono cucchiaini da Assenzio, questo l'ho trovato al mercatino dell'usato, mentre tutti questi qui arrivano da AliExpress, e devo dire che sono ben fatti perché sono in acciaio, molto ben decorati. Poi ho uno shaker, naturalmente vintage, di quelli che pesano un casino. Se gli shaker al giorno d'oggi pesassero così tanto, probabilmente i poveri baristi che shakerano avrebbero praticamente le braccia di uno che zappa la terra. Un fantastico cucchiaino per cocktail, questo è in alpacca, che è una lega che si usava una volta, è abbastanza duttile, per cui non è che sia proprio resistentissimo, ma è molto bello perché si pattina in questa maniera, e in più è tutto bucherellato naturalmente perché si usava per mescolare i cocktail, e ha anche la parte dietro che si usa per pestare, per esempio se vi fate un mojito avete la parte questa per pestare le foglie di menta o lime. Questa è una pinza Sambonè in argento con le zampe di leone. È un peccato che sia durissima da usare, veramente
è durissima. Comunque è molto bella, ma diciamo che se devi prendere una zolletta non devi neanche chiuderla così tanto, per cui può andare. Come si denota, ho dei gusti da nonnetta, quindi adoro anche i peltrini, che sono tipici delle nonnette. Però guardate quanto è carino questa forma di mela e questa forma di pera. Di solito se ne vedono sempre di questi, che sono i classici, ma quando ho visto questi, oh mio Dio, ero sull'orlo dell'esplosione e non potevo lasciarli lì. Questa è una lampada di ottone, credo sia, non vorrei dire una cavolata, ma penso che dei primi, forse no, dei primi del Novecento o un po' più avanti. Comunque è vecchierella anche questa. Qui c'è un po' di casino perché nell'area natalizia c'è ancora un po' da fare e da decorare. Questi sono degli adorabili addobbi di legno che io personalmente vado pazza per queste cose. E c'è anche l'addobbo di legno più inquietante del mondo, che è il mio preferito tra l'altro, che è questo pagliaccio di legno che è assolutamente inquietante, ma è bellissimo ed è storico e lo vedo da quando praticamente esisto. E si rispunta fuori a Natale con il suo sorriso inquietante e i suoi occhietti altrettanto inquietanti. Veniamo a questo angolo che ha un po' di casino sotto. Allora, qui abbiamo gli strumenti dello scrittore. Quindi abbiamo un calamaio, naturalmente abbiamo una candela perché le candele non devono mai mancare. Il calamaio è questo è dei primi del Novecento ed è in ottone. Abbiamo questa nonnetta che si chiama Agata, è una macchina da scrivere, è svizzera e è un Hermès Paillard. Il bello di questa cosa è che è stata lanciata circa nel 1937, anzi nel 1937 hanno cominciato a produrla, e la sua sorella in formato baby era quella che il signor Hemingway si portava in giro per scrivere, perché era portatile, è praticamente tutta più piccola e arriva praticamente qui, è tagliata ed è tutta più compatta. E questa è la sua sorellona maggiore e l'ho chiamata Agata. Era presa abbastanza malino perché era tutta inchiodata, era piena di ruggine e mio padre mi ha aiutata a metterla a posto e adesso va perfettamente. Non ho un foglio su per farvi vedere come funziona, ma è perfetta. Tutti i meccanismi funzionano, addirittura funziona ancora il nastro, che comunque si può trovare ancora di compatibile, a due colori, quindi si può scrivere sia in nero che in rosso. E Agata è assolutamente bellissima. Ci tengo moltissimo a questa macchina, anche perché mio padre mi ha dato una mano a metterla a posto, quindi ci abbiamo patito sopra un pochino. Naturalmente qui c'è la mia amica volpe che ho trovato morta investita per i campi, cioè è stata investita e poi il suo corpo è stato buttato in un campo. Presumo che chi l'ha investita pensasse fosse un cane e quindi si sono fermati a vedere che cosa avevano investito e l'hanno buttato nel campo praticamente. E io ho trovato i suoi resti, ho rincollato le ossa del cranio, naturalmente mi manca una parte perché appunto credo proprio sia stata investita. Naturalmente da me non devono mai mancare le piume di pavone, proprio cose un po' da nonna. E naturalmente delle belle cornici, questa in ghisa. La ghisa è assolutamente fragile e come vedete le prime cose che saltano via sono i decori, quelli più esterni. Queste sono due bellissime maschere che però mi sono state regalate, queste no, non vengono dal mercatino, sono due maschere di ceramica. Naturalmente anche qui ho decorato per Natale
qui ho un bel mappamondo da buon esploratore. Questa è la cornice che vi dicevo, che ha tutti questi bei decori ed è presa abbastanza bene perché se ne sono rotti solo alcuni. Come vedete qui sotto è tutto gesso perché una volta si usava così, c'è la cornice di legno sotto, i decori di gesso sopra e un colore sopra, oppure il colore rosso e poi la foglia oro. Un'altra cornice di ghisa. Tornando qui, ecco le palline di resina con dentro degli insetti, una campana con delle erme degli insetti e poi un vaso di varie cose, come una palla da sarta, quelle per cucire, degli aghi per cucire i sacchi. Una volta si usavano i sacchi di juta e venivano chiusi cucendoli con questi mega aghi. Si facevano i buchi e poi si faceva passare l'ago. Volevo farvi vedere una cosa curiosa. Questo è un dente e sono andata in cerca per 1000 anni di cosa fosse e ho chiesto anche al mio amico, che è un biologo, di che cosa potesse essere. L'ho trovato sul greto di un fiume in montagna ed è un dente fossile di cavallo, probabilmente, o comunque di erbivoro. Se questo dente è di cavallo risale circa al Pleistocene. Come vedete questo è uno dei molari inferiori in teoria, della parte destra. Quindi qui c'erano degli altri molari più quadrati e questo portava verso i denti davanti che sono più stretti, e queste sono le mega radici del dente. E come potete vedere ci sono parti sostituite dalla roccia nel processo di fossilizzazione, mentre questa parte è ancora dente praticamente. Poi naturalmente nello stesso greto del fiume ho avuto dei colpi di fortuna non indifferenti quel giorno. Vediamo se riesco a estrarlo senza rompere niente. Una lampadina, una pietra, anche questi arrivano sempre dallo stesso greto del fiume. Mi piace portare a casa sassi. Sì, lo facevo anche quando ero piccola, lo so, sembra una cosa stupida. Questo per esempio è un pezzo di porfido. Questo è un bel sassetto di granito. Nel greto del fiume ho trovato anche questa, nello stesso in cui ho trovato il dente di cavallo. Ho trovato anche questa. Naturalmente ho raccolto anche cose così, quindi una formazione di roccia vulcanica microcristallina dentro un altro tipo di roccia. Questo invece è un uncinetto da calza. Se guardate bene la punta è proprio quella di un uncinetto microscopico e vi giuro che è il più piccolo che abbia mai visto. E questo era un vecchio uncinetto da calza con cui ci riparavano le calze quando avevano dei buchi. Altri sassi. Un'altra formazione microcristallina, infatti vedete che ha l'aspetto vitreo, però questa è di un altro colore. Avete rispetto a come cambiano. Naturalmente qui abbiamo un altro sasso, 2 di tali da sarta, che sinceramente per me sarebbero enormi, perché a parte che va portato su questo.
Vabbè dai, questo non è neanche così largo. Beh no, sì, è troppo largo. Sono enormi, insomma. Quell'altro è ancora più grande. Un minerale. E naturalmente non mi viene in mente, si chiama rostro, mi pare. Il rostro di un gallo, che è assolutamente enorme il rostro di questo gallo. Se guardate è praticamente metà del mio dito. E l'altro rostro naturalmente, perché le zampe sono 2 e i rostri sono 2. Alla fine questo tipo di cosa che hanno i galli sulle zampe è praticamente come un'unghia o come dei capelli. Ci fate caso? È praticamente lo stesso materiale. Una monetina e un altro sassolino, che tra l'altro sembra una casetta. Un sassolino che sembra una casetta. Bene, questo è tutto, vi ho fatto vedere tutto. Come vedete i mercatini sono sempre pieni di tesori se uno li sa cercare e apprezzare. E quello che volevo dirvi è che andare ai mercatini non è solo una scelta del perché uno può avere più o meno soldi, ma è una scelta anche ecologica. Pensate a tutta questa roba sarebbe finita in una discarica e basta. E ogni volta che compri a un mercatino dell'usato stai risparmiando molto all'ambiente, molto inquinamento e niente. È un'etica, l'etica del riciclo, l'etica del riuso, l'etica del recupero. Non sono cose amene o cose boh, perché molti vedono male questa cosa del comprare dai mercatini, ma in realtà si trovano veramente cose interessanti e cose utili, e soprattutto io compro dai mercatini non solo per il discorso dell'etica, del riciclo, del riuso, ma anche perché gli oggetti hanno una loro storia. Se io non avessi comprato Agatha, la macchina da scrivere, adesso chissà dove sarebbe, probabilmente sarebbe al Faro Vecchio, e non avrei saputo che è stata lanciata per la prima volta come grande novità nel 1937, che la sua sorella più piccola era stata usata da Hemingway. Ogni volta che io compro qualcosa faccio delle ricerche su questa cosa. È bello scoprire la storia degli oggetti e cioè, il loro senso, il senso che avevano prima e che magari non hanno più, il senso che non sapevo di darci, per esempio. Come quando ho trovato l'elefante di Malachite e ho capito che era una pietra interessante e di valore, ma che costasse 180 euro, 200, non ci avrei mai scommesso. E ecco, quindi vi consiglio di andare ai mercatini, di frugare, di comprare cose vecchie che hanno una storia, andare a cercarla, perché questo è il bello di andare a comprare dai mercatini. Trovare degli oggetti che hanno una storia e conservarli e conservarne il ricordo e ecco, questo è il bello di andare al mercatino. Se il video di oggi vi è piaciuto, mettete un like, se volete commentate, se ne sapete di più su quello che ho trovato e magari mi dite no, quella pietra non è quello che dici, ok, fatemi sapere. Se avete una datazione migliore degli oggetti che ho qui, fatemi sapere, io sono sempre curiosa. E niente, se volete iscrivetevi al mio canale e ciao a tutti e al prossimo video.